Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Deursyl, capsula ITC Pharma SRL, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Deursyl, capsula? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Deursyl, capsula durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Deursyl, capsula? Deursyl, capsula ha un farmaco a base del principio attivo acido desossicolico, appartenente alla categoria degli acidi biliari e nello specifico acidi biliari e derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda ITC Pharma SRL. Deursyl, capsula può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Deursyl 150 mg 20 capsule, Deursyl 300 mg 20 capsule. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Kepla Pharmaarzneimittel GmbH. Concessionario: ITC Pharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: acido desossicolico. Gruppo terapeutico: acidi biliari. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: adulti. Alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme di bile sovrasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento se sono già presenti calcoli radiotrasparenti. Colelitiasi colesterolica: calcoli singoli o multipli radiotrasparenti in pazienti con cistifellea funzionante, come confermato tramite colecistografia orale, in cui vi ha una importante controindicazione all'intervento chirurgico, e calcoli nel coledoco residuanti e ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari. Epatopatia colestatica cronica: cirrosi biliare primaria, colangite sclerosante, danno epatico causato da mucoviscidosi nell'adulto e nei bambini di età uguale o superiore ai 6 anni. Dispepsie biliari. Posologia: colelitiasi colesterolica, adulti, nell'uso prolungato per ridurre le caratteristiche litogene della bile, per i calcoli biliari di diametro 1 cm, la posologia media giornaliera di 10 mg/kg, in 2-3 volte al giorno. Per mantenere le condizioni idonee allo scioglimento dei calcoli già presenti, la durata del trattamento deve essere di almeno 4-6 mesi, fino anche a 24, ininterrottamente, e deve essere proseguita per 3-4 mesi dopo la scomparsa radiologica o ecografica dei calcoli stessi. Il trattamento non deve comunque superare i 2 anni. Nella terapia di mantenimento sono sufficienti dosi di 300 mg al giorno, suddivise in 2-3 somministrazioni. Epatopatia colestatica cronica: cirrosi biliare primaria e colangite sclerosante, adulti. La dose raccomandata a 13-15 mg/kg in 2 dosi separate, al mattino e alla sera, al momento dei pasti. La dose deve essere gradualmente aumentata tramite incrementi per raggiungere tale dose ottimale dopo 4-8 settimane di trattamento. Epatopatia colestatica come complicanza della mucoviscidosi, adulti e bambini di età uguale o superiore ai 6 anni. La dose raccomandata a 20 mg/kg/d e suddivisi in 2-3 dosi, con un aumento ulteriore a 30 mg/kg/d se necessario. Dispesie biliari, adulti. La dose raccomandata di 300 mg al giorno, suddivisa in 2-3 somministrazioni. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Deursyl non deve essere utilizzato in pazienti affetti da A. Infiammazione acuta della colecisti o delle vie biliari. B. Occlusione delle vie biliari, occlusione del dotto biliare comune o cistico. C. Frequenti episodi di coliche biliari. D. Calcoli calcificati radiopachi. E. Ridotta motilità della colecisti. F. Ulcera gastrica o duodenale in fase attiva. G. Portoenterostomia senza successo o senza recupero di buon flusso biliare nei bambini con atresia biliare. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego nei pazienti con infezioni biliari, con gravi alterazioni pancreatiche o con affezioni intestinali che possono alterare la circolazione enteroepatica degli acidi biliari, resezione e stomia dell'ileo, ileite regionale, l'uso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'acido urso desossicolico non deve essere somministrato con colestiramina, colestipolo o antiacidi contenenti idrossido di alluminio e barra osmectite, ossido di alluminio, poiché copyright legano l'acido urso desossicolico nell'intestino e ne inibiscono l'assorbimento e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Deursil, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Deursil, capsula durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità e gravidanza. Studi condotti su animali non hanno evidenziato alcuna influenza dell'acido urso desossicolico sulla fertilità, vedi paragrafo 5.3. Non sono disponibili dati riguardanti gli effetti sulla fertilità negli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Deursil non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. La valutazione degli effetti indesiderati si basa sui seguenti dati di frequenza. Molto comune. A 0 yen 1/10. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di ingestione accidentale di elevate dosi di acido urso desossicolico, il trattamento asintomatico. Si consiglia di somministrare colestiramina in quanto capace di chelare gli acidi biliari. Non sono noti casi di sovradosaggio oltre 4 g al giorno, dose questa risultata ben tollerata. In caso di sovradosaggio può manifestarsi diarrea. L'assorbimento dell'acido urso desossicolico diminuisce con l'aumentare della dose e quindi viene maggiormente escreto con le feci. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Terapia biliare ed epatica. Codice ATC. A05A02. L'acido urso desossicolico, UPCA, rappresenta il 7-beta epimero dell'acido chenodesossicolico ed ha un acido biliare presente fisiologicamente nella bile umana, dove, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale, l'acido urso desossicolico viene facilmente assorbito a livello intestinale, captato dal fegato ed escreto nella bile in forma prevalentemente glicoconiugata, entrando così nel circolo enteroepatico. Esso viene parzialmente, dati preclinici di sicurezza. L'acido urso desossicolico presenta i vantaggi di una ridotta formazione di litocolato, considerato epatotossico nell'animale da esperimento, nell'uomo impegna i processi di solfatazione, dell'assenza di aumenti delle transaminasi seriche, anche in elenco degli eccipienti: amido, magnesio stearato, silice colloidale, gelatina, titanio biossido, E171, ferro ossido rosso, E172. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Deursil, capsula a base di acido urso desossicolico sono: acido urso desossicolico Aristo, acido urso desossicolico DOC generici, capsula, acido urso desossicolico DOC generici, capsula a rilascio modificato, acido urso desossicolico EG, acido urso desossicolico Milan Generics, acido urso desossicolico Ratiofarm, Desoxil, compressa a rilascio modificato, Deursil, capsula a rilascio modificato, Fraurs, Litof, Litursol, Urdes, compressa gastroresistente, Ursacol, Ursilon Retard, Ursobil HT, Ursoflor R, Ursolisin. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.